Se possiedi un orologio e non ascolti quello che sto per dirti, l'unico che ci rimetterà sarai solamente tu. E poi non venirmi a dire che io non ti avevo avvisato. Benvenuti e bentornati a tutti, questo è Swissmade. Ho voluto realizzare questo video completamente differente dai miei consueti format perché capita molto spesso che le persone non sanno come conservare al meglio il proprio segnatempo. Informazioni basilari che a volte chi è del mestiere dà assolutamente per scontate. L'idea per questo video è nata traendo spunto da quanto ho letto su vari siti internet, oltre che dalle esperienze personali di gente che ho conosciuto. Oggi quindi voglio darvi 6 utili consigli per mantenere nel tempo il vostro orologio, sempre preciso ed affidabile. Al termine del video fatemi sapere quanti di questi consigli conoscevate e quali no. L'ultimo secondo me è quello più scontato per i venditori ma meno per gli acquirenti. Prima di iniziare vi ricordo di andare a seguire su Instagram la pagina ufficiale del canale. Trovate il link qui sotto nella descrizione oppure vi basterà cercare direttamente voi swissmade.it. Mettete in pausa il video, prendete carta e penna e possiamo iniziare. Cominciamo con il dire che l'orologio, oltre ad essere un gioiello da indossare e da ammirare, ha il compito fondamentale di indicare in maniera precisa ed affidabile l'ora che lo indossa. E quindi nostro dovere, una volta acquistato, di preservarlo nel tempo. Ecco quindi a voi 6 consigli utili per la cura del vostro orologio. Primo consiglio: prestare attenzione quando lo si indossa. E la cosa non è così scontata. Questo non significa indossare l'orologio ancora pellicolato, ma porre un occhio di riguardo per evitare, anche solo accidentalmente, semplici ammaccature o graffi indesiderati, o addirittura urti e colpi che possono compromettere addirittura la precisione di marcia o possono provocare danni di funzionamento. E sapete questo in cosa si traduce? In alcuni casi anche in riparazioni da migliaia di euro. Secondo consiglio: giusta conservazione. Consiglio che generalmente molti sottovalutano, soprattutto quando si possiede più di un orologio. Quando non indossate il vostro orologio, custoditelo in modo sicuro all'interno di una scatola da viaggio o di un rotolo. Ad esempio questa. Come vedete, una semplice scatola da viaggio che risulta all'interno gommata e ottima per ridurre i colpi. Se pensate di non metterlo per un lungo periodo di tempo, il consiglio è quindi di riporlo in un astuccio o all'interno di una vetrina. In questo modo proteggerete l'orologio dalla polvere, dall'eccessiva esposizione alla luce solare, perché quella è devastante, e da altri fattori ambientali. Per gli orologi automatici potete prendere in considerazione una scatola del tempo che, mantenendo l'orologio sempre in funzione, vi toglierà l'onere di dover reimpostare l'ora e caricare quindi la corona ogni volta che lo indossiate. Inoltre, così facendo, i lubrificanti restano in movimento, evitando resinificazioni e la perdita delle proprie caratteristiche. Terzo consiglio: pulizia a regola d'arte. Per i più maniacali questo consiglio è quasi un insulto, quindi state tranquilli. Quando si indossa un orologio evitare impronte, residui di polvere e sudore è pressoché impossibile. Ma purtroppo tutto questo può intaccare le superfici e le guarnizioni. È quindi importante prendere l'abitudine di pulire l'orologio con un panno morbido in microfibra dopo averlo indossato. Tuttavia bisogna evitare assolutamente l'uso di detergenti perché di solito sono molto aggressivi e causano sempre più danni che benefici. Anche i bracciali cinturini vanno trattati con altrettanta cura. I bracciali in metallo sono di facile manutenzione e la loro pulizia segue quella dell'orologio stesso. I cinturini in tessuto generalmente possono essere lavati con acqua tiepida e lo stesso vale per i cinturini in caucciù. I cinturini in pelle invece sono decisamente più delicati. Andrebbero addirittura trattati periodicamente con prodotti specifici per la cura dei pellami. Ovviamente questi non sono consigli per non dover mai più cambiare il cinturino, ma servono per preservarlo il più possibile. Capite anche voi da soli quando è il momento di sostituirlo. Non aspettate che quindi si stacchino i pezzi, anche se anticipate di poco questa fase, il vostro orologio vi ringrazierà. Questo consiglio può sembrarvi un poco eccessivo, lo ammetto, ma ovviamente non intendo che dobbiate lustrare il vostro orologio ogni fine serata, prima di andare quindi a dormire invece di dare la buonanotte a chi volete voi. Ma forse una volta ogni tanto potrebbe starci. Quarto consiglio: evitare i graffi. Il vetro ha un compito estremamente importante, ossia proteggere il quadrante e le lancette dagli agenti esterni, cercando però di farsi notare il meno possibile. Al contempo è anche la superficie più grande dell'orologio ad essere costantemente esposta all'ambiente esterno. In particolare i modelli con vetro esalite o plexiglass sono facilmente soggetti a graffi. La buona notizia è che potete rimuovere i graffi superficiali completamente da soli. Vi basterà acquistare una pasta lucidante in un negozio specializzato oppure online.
Nel caso del vetro zaffiro la situazione è leggermente diversa. In questo caso l'unica soluzione è contattare un orologiaio. Ma tranquilli, il vetro zaffiro non si graffia così facilmente e questo è anche il motivo per cui la maggior parte degli orologi di lusso è dotato di questo tipo di vetro, incredibilmente resistente. Quinto consiglio, la revisione periodica. La cosa può sembrare inutile, fatta così tanto per, però proprio come la vostra macchina, anche il vostro orologio di tanto in tanto ha bisogno di un piccolo tagliando, meglio chiamato revisione dagli esperti. È molto importante prendersi cura del movimento dell'orologio, proprio perché è il cuore stesso. Come già detto, è molto importante evitare urti e colpi, ma i pericoli non si limitano solo a questo. Spesso si sottovaluta l'esposizione ai campi magnetici. Oggigiorno ne siamo praticamente circondati. Se un orologio viene esposto troppo a lungo a uno di questi campi, la spirale del bilanciere potrebbe smagnetizzarsi, causando il malfunzionamento del bilanciere e di conseguenza una marcia imprecisa. Comunque c'è chi consiglia la revisione dell'orologio ogni 4-6 anni e chi invece lo fa ogni 10. Durante la revisione, operazione che quindi deve essere ovviamente eseguita dalla casa madre o da un concessionario o da un orologiaio esperto, le singole parti dell'orologio vengono pulite in modo professionale e quelle difettose sostituite. La revisione comprende anche un test del meccanismo di carica per verificare il corretto funzionamento della corona e della riserva di marcia, nonché un test dello scappamento, la parte dell'orologio più soggetta al logoramento. Inoltre vengono controllati il meccanismo delle lancette e degli ingranaggi, la presenza di eventuali guarnizioni da sostituire, si esegue l'equilibratura del bilanciere e si applica del lubrificante su cuscinetti e alberi. Quindi diciamo che l'orologio viene messo completamente a nuovo. La scelta di far revisionare un orologio è molto personale. Io sicuramente la consiglio nel momento in cui, dopo averlo utilizzato parecchio, lo si ripone nella custodia, per poi non utilizzarlo per diverso tempo. Così si è sicuri di lasciare un oggetto di valore fermo nelle migliori condizioni possibili. Sesto consiglio. Conoscere il grado di impermeabilità. L'acqua infatti è uno dei peggiori nemici di un orologio. Per questo bisogna essere parecchio accorti sulla tematica. Solitamente l'impermeabilità degli orologi è indicata dai produttori in metri. Sebbene spesso le specifiche possano sembrare impressionanti, in realtà indicano semplicemente che un determinato segnatempo è in grado di resistere alla pressione esercitata dall'acqua alla profondità corrispondente. Ad esempio, se il produttore dichiara che l'orologio è impermeabile fino a 30 metri, vuol dire che è resistente ad una pressione di 3 bar o atmosfere. A 100 metri 10 bar, 200 metri 20 bar e così via. Detto ciò, il getto di un normale rubinetto può raggiungere una pressione che varia dai 3 ai 6 bar, quindi capite bene anche voi che semplicemente lavandosi le mani si possono causare grossi problemi ad un orologio impermeabile fino a 30 metri. La classificazione di impermeabilità a cui riferirsi è dunque la seguente. Fino a 30 metri, quindi 3 bar, l'orologio resiste agli schizzi d'acqua accidentali come gocce di pioggia o lavaggio di mani. Fino a 50 metri, quindi 5 bar, l'orologio può andare sotto la doccia ma non deve essere assolutamente tenuto direttamente sotto il getto dell'acqua. Fino a 100 metri, quindi 10 bar, l'orologio è adatto per il nuoto e lo snorkeling. 200 metri, quindi 20 bar e oltre, l'orologio soddisfa i requisiti di un orologio subacqueo e può essere utilizzato per lunghe immersioni subacquee a profondità maggiori. Altra cosa fondamentale quando si parla di acqua salata è buona abitudine lavare l'orologio per togliere il sale depositato. Non dico che ancora prima di arrivare alla sdraio dovete aver già lavato l'orologio, però sarebbe buona cosa farlo almeno una volta arrivati a casa. Molti poi tendono a sottovalutare l'utilizzo di un orologio cronografo in acqua. Di queste storie ne ho sentite veramente di cotte e di crude. Tornando a noi, se con un solo tempo c'è una buona probabilità di rischio di rovinare l'orologio, con un crono questa probabilità viene triplicata. Vi basterà anche solo accidentalmente schiacciare un tasto per dover mandare l'orologio in assistenza e ciliegina sulla torta, il conto non sarà troppo esiguo. Consiglio extra per te che sei arrivato fino a questo punto del video, un suggerimento molto importante. Prima di andare ad indossare un orologio automatico completamente scarico e lasciare così che si ricarichi tramite il movimento della massa oscillante, caricatelo voi manualmente. Per farlo è semplicissimo, quindi fategli fare 5-10 giri di corona, così facendo andrete a lubrificare i meccanismi interni e gli darete quindi la giusta carica per mettersi in azione. Tutti gli orologi di recente produzione hanno la possibilità di essere caricati manualmente. Questa è la modalità ideale per poterlo caricare senza sciuparlo. Quindi prima di indossarlo puoi caricarlo ruotando la corona avanti e indietro 5-10 volte. La corona deve trovarsi nella posizione più vicina all'orologio, altrimenti andiamo ad intaccare quelle che sono funzioni data, ore, minuti, insomma andiamo ad altre regolazioni. Quindi spingila bene verso la cassa dell'orologio prima di ruotarla.
comprarla. Seguendo tutti questi suggerimenti ci sono buone probabilità che potrete godervi il vostro orologio il più a lungo possibile. Con la dovuta cura un orologio meccanico dura una vita. Ora fatemi sapere voi nei commenti se avete altri consigli utili da condividere con altri appassionati. Grazie per avermi seguito fino alla fine. Se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al canale e lasciate like e noi ci rivediamo con il prossimo video. Davide, facciamo la gag, chiudi quella. Ad esempio questa, una semplice scatola da piano. Cioè, addirittura cosa sono Spider-Man, lanciamelo qua in mezzo. Ad esempio questo. Ecco, cioè, ma giochi a basket, per fortuna. Cioè, ma sei...